Ciao a tutti e bentornati su Red Black Insights. Oggi apriamo un vero e proprio dossier declassificato sul nuovo San Siro. Ho spulciato per voi infatti tutte le 416 pagine del documento di Scoping VAS appena depositato al Comune di Milano, trovando numeri reali e dettagli del tutto inediti che nessuno fino ad ora vi ha raccontato. Parliamo di un progetto mastodontico, un'area territoriale di oltre 280.000 metri quadrati e un nuovo stadio che ospiterà tra i 70.000 e i 71.500 spettatori. Ma, come vedremo alla fine, il tempo per far sentire la nostra voce sta per scadere. Prima di tutto, chi sta disegnando il futuro di quest'area? Beh, a guidare le operazioni c'è una vera e propria war room che unisce il meglio del panorama internazionale e locale. L'impianto figurativo e l'architettura portano infatti la firma di archistar mondiali come Manica e Foster Partners, ma l'ossatura esecutiva, strutturale e impiantistica è italiana al 100%, guidata da realtà d'eccellenza come Project e Sistematica. Entrando nel vivo dei numeri, la geografia burocratica di questo intervento è stata calcolata fino all'ultimo millimetro. L'intera operazione genererà una superficie lorda massima di circa 98.000 metri quadrati. Un dato molto atteso è il limite altimetrico. I nuovi volumi infatti non potranno superare i 71 metri e mezzo, che è esattamente l'altezza dell'attuale stadio Meazza. E pensate alla precisione formale di questi documenti. Di tutti questi metri quadrati, esattamente 7, sì, solo 7, resteranno di competenza del Comune di Milano. Per gestire un'opera del genere, il rischio procedurale è stato letteralmente spalmato su due binari separati, creando quindi un modello ibrido. Da una parte c'è lo stralcio 1, che riguarda il nuovo stadio e viaggia sulla corsia preferenziale della nuova legge stadi, un vero e proprio fast track burocratico. Dall'altra parte invece c'è lo stralcio 2, dedicato al comparto real estate come uffici, alberghi e retail, che seguirà i titoli edilizi normali. Questo stratagemma blinda i tempi dello stadio, ma lascia alla cittadinanza a valutare un piano che per metà ha ancora contorni architettonici indefiniti. Proprio riguardo a questa seconda area emerge infatti un dettaglio affascinante: un cono ottico invisibile ma rigidissimo. Per tutelare la visuale verso lo storico complesso delle Terme de Montel è stata creata un'area di galleggiamento larga 60 metri, dove l'altezza dei nuovi edifici non potrà assolutamente superare i 10 metri, garantendo così il rispetto e la tutela del paesaggio storico circostante. Ed è qui che arriviamo alla domanda che tutti si fanno: ma il vecchio Meazza verrà salvato o distrutto? La risposta, vedete, si trova proprio nel mezzo. Verrà infatti scheletrizzato, cioè resteranno in piedi le travi principali del secondo e del terzo anello, i pilastri verticali e le iconiche rampe elicoidali esterne. Tutte le gradinate, persino quelle storiche del primo anello, scompariranno e all'interno dello scheletro verranno iniettati nuovi livelli leggeri progettati per ospitare attività ricettive e commerciali, oltre a un tetto verde. Se sopra la terra i piani sembrano chiari, sotto la superficie però si nasconde una grande incognita. I 58 carotaggi effettuati hanno rilevato una contaminazione diffusa da idrocarburi pesanti e metalli all'interno del terreno. Se da una parte c'è l'ottima notizia che non è stato rilevato amianto, dall'altra però c'è un allarme per la porzione sud-orientale dell'area. Qui infatti l'inquinamento scende oltre 5 metri di profondità e ad oggi non se ne conosce ancora il limite esatto. Rimanendo nel sottosuolo, il nuovo impianto si appoggerà a un vero e proprio fiume sotterraneo, creando uno shock geotermico. Lo stadio sarà alimentato prelevando oltre 100 litri al secondo di acqua di falda per far funzionare le pompe di calore. Parliamo di 8.640 metri cubi al giorno che, una volta utilizzati, verranno scaricati nei corsi d'acqua locali. Un volume idrico talmente imponente da far scattare automaticamente l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale, cioè la VIA, di tipo regionale. Tutto questo avrà ovviamente un impatto enorme sulla mobilità di superficie. Il comparto polivalente trasformerà San Siro da un'area che si anima solo durante le partite a un polo ad alta densità quotidiana, attirando ogni singolo giorno oltre 10.000 visitatori e 2.000 addetti.
Al centro di questi flussi ci sarà una mastodontica grande struttura di vendita di circa 15.000 metri quadrati. Il documento di scoping non chiarisce se sarà un mall chiuso all'americana ad alto traffico o una piazza commerciale aperta sul modello invece mediterraneo. Per bilanciare questa densità di asfalto e cemento c'è un'importante novità per il bilancio nel verde. I vecchi parcheggi a raso, che oggi ospitano circa 2000 auto, verranno completamente cancellati e spostati in strutture interrate, togliendo però la sosta gratuita di lunga durata a cui erano abituati molti residenti. In cambio, il 50% dell'area diventerà spazio verde e aperto, con 80.000 metri quadrati ceduti gratuitamente al comune e una clausola d'oro. I costruttori infatti dovranno farsi carico degli oneri di manutenzione del parco pubblico in perpetuo. Questa transizione così complessa smonta però una grande illusione, quella cioè di avere tutto perfetto per Euro 2032. Mettendo in fila i cronoprogrammi realistici, scopriamo che il nuovo stadio sarà pronto tra il 2030 e il 2031, ma la demolizione parziale del vecchio Meazza comincerà solo dopo l'inaugurazione del nuovo impianto. Questo significa che durante gli europei del 2032 Milano ospiterà certamente le partite in uno stadio nuovissimo, ma situato letteralmente a pochi metri da una carcassa a cielo aperto, cioè un cantiere logistico attivo in piena regola. Ma come si fa ad approvare un piano normativo simile? Qui ci si deve addentrare in un labirinto procedurale composto da 3 macchine che viaggiano in parallelo. Abbiamo il Comune di Milano che gestisce la valutazione ambientale strategica su tutta l'area. Poi c'è la Regione Lombardia che valuta l'impatto ambientale specifico per geotermia e stadio. E infine c'è la legge stadi, cioè una fast track che sostituisce in un colpo solo tutte le autorizzazioni, ma che è valido unicamente per lo stralcio 1 del nuovo stadio. Nonostante la mole documentale, lo scoping ammette e nasconde 6 enormi omissioni critiche su cui bisognerà agire in fretta. Manca infatti la valutazione acustica dei cantieri, non si conosce ancora qual è lo spessore dell'inquinamento, è assente una stima quantitativa della CO2 risparmiata, non viene fornito il numero esatto degli alberi storici da abbattere, i costi di bonifica sono spariti dal modello finanziario e, cosa importantissima, non c'è alcun piano logistico e di sicurezza per gli anni in cui il Meazza sarà una rovina fatiscente accanto al nuovo stadio. Il momento per intervenire in modo strategico però non è domani, ma è adesso. Ci troviamo infatti di fronte a un doppio scoglio nel mese di giugno. Il 20 giugno 2026 scade il termine ristrettissimo di 30 giorni per presentare osservazioni pubbliche vincolanti al documento ambientale. Appena 3 giorni dopo, il 23 giugno, il TAR Lombardia si pronuncerà sui ricorsi contro la vendita dell'area. Una sentenza avversa potrebbe azzerare l'intero iter e riportarci indietro al 2023. La qualità del nuovo San Siro e il suo destino si decidono quindi letteralmente in questi giorni. Se questa indagine vi ha aperto gli occhi su cosa sta realmente accadendo a San Siro e volete sostenere l'informazione indipendente, iscrivetevi subito al canale, lasciate un mi piace e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto. Inoltre trovate in descrizione il link diretto all'articolo completo su Red Black Insights. Andate a leggerlo e valutate di abbonarvi. Ciao a tutti e al prossimo video.